Buonasera, buonasera a tutti. Siamo connessi qui con la Marketing TV. Appuntamento del venerdì sera. Questa sera avremo occasione di intervistare un altro caso di successo, diverso da quelli che abbiamo visto fino ad ora, strettamente legato a quello che è il mondo digitale, il mondo della comunicazione, il mondo del marketing. Nell'attesa che vi connettiate, fatemi sapere se si sente, se l'audio va bene, se la diretta è partita. Intanto vi ricordo che io qua a lato sto seguendo la diretta tramite il cellulare, così che posso vedere live le vostre domande e così che possiate farle direttamente voi alla persona che intervisteremo e conosceremo questa sera. Prima di partire, nel descrivere brevemente chi avremo il piacere di intervistare stasera, vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di attivare le notifiche per essere sempre essere sempre aggiornati sulle dirette e non perdervele. E ora intanto vedo che sono partito qua in live, perfetto. Ciao Andrea, saluto tutti quelli che si stanno connettendo. Ciao Andrea. Marketing TV, sicuramente se siete dentro il gruppo sapete di cosa si tratta. È un gruppo di professionisti legato strettamente al marketing. Ogni sera trattiamo contenuti legati al marketing, legati a diverse tematiche del marketing, come può essere Facebook, Instagram, SEO, personal brand, e periodicamente teniamo questa rubrica ogni venerdì, che consiste nell'intervistare un caso di successo legato poi a quello che è il mondo del marketing. Stasera andremo, intanto ricordo di farci sapere nei commenti se si sente e si vede, andremo ad intervistare Eleonora Rocca. Sicuramente qualcuno di voi avrà sentito parlare di questa persona che ha creato una realtà molto molto interessante, che ha avuto un recente rebranding di cui poi andremo a parlare, ed è niente po' di meno che la CEO, mi viene da dire in inglese, e founder dei Digital Innovation Days Italy. Andremo quindi a capire con lei tutto quello che è stato il processo che l'ha portata a creare un evento dell'importanza che ha tutt'oggi, un evento che è stato registrato essere il più twittato in Italia, quindi un evento molto molto importante, che ha una fase crescente davvero davvero non indifferente. Cercheremo di capire quindi come è nata l'idea, come si è sviluppato questo concetto e soprattutto i cambiamenti che ci sono stati lungo il percorso, fino a cos'è diventato oggi, cos'è oggi questo evento e cosa sarà domani. Infatti avremo anche in anteprima magari qualche scoop di quello che sarà l'evento nel 2019. Intanto saluto Noemi che si è appena connessa e tutti gli altri di cui adesso non vedo il nome. Non mi resta a questo punto, dopo aver fatto questa breve introduzione, di fare entrare in scena Eleonora, CEO e founder quindi dei Digital Innovation Days Italy. Ecco a voi Eleonora. Ciao, ciao. Ciao Ciao Eleonora, Enrico, sei ciao a connessa? tutti. Diteci anche, fateci sapere poi se si sente anche Eleonora, la sua voce, c'è magari un po' di brusio sottofondo, ma dovrebbe sentirsi bene grazie alle Sì, cuffie. perdonatemi, è colpa mia che sono in un coffee bar, coffee place, come si dice qua a Londra. Ecco, perché Quindi tra è l'altro, l'estensione, diciamo, della mia casa quando devo lavorare. Quindi ecco, è un po' infatti colpa poi, mia se sentite confusione. poi magari andiamo ad approfondire anche la tua carriera, il percorso che ti ha portato ad essere connessa da Londra. Certo. Intanto direi di iniziare un po' da cos'è questo evento, cosa sono i Digital Innovation Days Italy. Raccontaci un po' di che si tratta. Ma allora, diciamo che ad oggi possiamo con grande orgoglio dire che è l'evento, diciamo, probabilmente l'evento, uno degli eventi più importanti in Italia in ambito digital marketing, social media
e innovazione a 360 gradi, con alcuni anche spunti legati all'imprenditoria e al mondo startup. È un evento di respiro internazionale, un evento di 3 giorni che si è appena concluso, tra l'altro l'edizione 2018 si è appena conclusa, di solito si svolge in ottobre, è stato 18, 19 e 20 quest'anno, 19, 20 e 21 l'anno prima o viceversa, non so sbagliato, ma comunque insomma sempre intorno alla terza week di ottobre. È un evento molto atteso, è un evento molto, molto amato, diciamo, c'è molto brand love intorno all'evento, proprio perché diciamo, è un'occasione proprio di condivisione, per prendere diciamo, tutti quegli spunti che servono ai marketers per poter lavorare quotidianamente, insomma, e per potersi aggiornare e guardare anche al futuro. Quindi Fantastico. giorni piena di speech, di interviste, di workshop. Proprio quello che cerchiamo di fatto, un evento poi che sia anche di respiro internazionale, come l'hai descritto, ma questo è quello che è l'evento oggi. Come si è evoluto il percorso? È sempre stato così? Com'è nata l'idea? Raccontaci un po' cosa c'era alle origini, cosa vi ha spinto a lanciarvi in un'avventura di questo tipo e soprattutto come si è evoluta, no, nel tempo questa vostra idea. Ma sì, diciamo che è tutto partito da quasi un caso, se così si vuol dire, nel senso che è partito da qualcosa che era gratuito, è iniziato come gratuito nel 2014, è iniziato come un evento semplicemente quasi per hobby, se così vogliamo dire, di dire ma vediamo che cosa succede se facciamo un evento legato ai social media negli anni però ecco nessuno poteva immaginare, nessuno di noi poteva immaginare che sarebbe diventato qualcosa di così grande. Io lo facevo un po' al mio lavoro principale, lo facevo per come dire, incrementare quella che era la visibilità del mio blog, del mio lavoro come consulente, perché io nasco come fashion e lifestyle blogger Ah, e poi diciamo che vengo dal marketing di prodotto, insomma tu sei in Google a Dublino, io ho lavorato per Microsoft tanti anni, ho lavorato per HP, per Roberto Cavalli, per tante insomma grandi realtà, grandi aziende e il digitale arriva a un certo punto della mia vita, ma io diciamo sono come dire un marketer vecchio che poi a un certo punto è arrivato al marketing nuovo e ok. quindi semplicemente un modo per mettermi in contatto di più con questo mondo, per sviluppare di più diciamo il next step, che è quello che allora vedevo come next step della mia carriera nel mondo digitale, ma non avrei mai immaginato per esempio che sarebbe diventata impresa e che sarebbe diventato oggi insomma la realizzazione quasi insomma, di uno dei miei sogni più grandi, quindi insomma è tutto nato per caso. Poi come si è sviluppato? Si è sviluppato con tanto lavoro, tanta creatività che ovviamente ci ho messo io, tanta, non vorrei dire fortuna perché non siamo stati particolarmente fortunati insomma, in questi Oh, anni, anzi le difficoltà sono state veramente tante e riuscire a raggiungere questi obiettivi cioè, è stato veramente, veramente difficile, a questo ci tengo a dirlo, non è stato assolutamente mhm. facile, però ecco quello che ci ha sempre, come dire, il drive che abbiamo sempre avuto è sempre stato molto legato alla passione e a quelli che erano gli obiettivi, no? I valori diciamo che ci sono dietro a questo evento, che sono proprio quelli anche di internazionalizzare e innovare Mhm. l'Italia come paese. Appunto io essendo emigrata, avendo come dire visto quello che è il mondo fuori, no? Ho anche viaggiato tantissimo nella mia vita, ho sempre pensato che l'Italia è un paese dal grande potenziale, ma non sfruttato abbastanza. E poi, insomma, da Ok. professionista del marketing, prima di creare questo evento, andavo sempre vado ancora, però insomma non riuscivo mai a trovare un evento che in Italia mi desse veramente degli spunti interessanti, mi facesse veramente crescere, no? Intellettualmente e professionalmente. Andavo sempre insomma in Silicon Valley, New York, Londra o comunque il World Summit di Lisbona, cioè sempre altri eventi fuori all'Italia. Allora mi sono detta ma perché non creiamo qualcosa di internazionale, di bello, di altrettanto bello anche in Italia, Che sia no? nel nostro paese. Esatto, anche nel nostro paese, quindi mossa un po' da anche questo, io non sono patriottica, però insomma da voglia, se così vogliamo dire, di cambiare le cose, ho portato avanti il progetto e poi si è naturalmente, ecco l'altra cosa bella da dire, che si è naturalmente diciamo sviluppato, nel senso che io mi sono ritrovata, appunto, ti ho detto l'evento era gratuito, nel 2015 per citare un aneddoto, mi sono ritrovata ad avere 600 iscritti a 15 giorni dall'evento, quando io avevo previsto una location di 100 watt per
Ok, quindi ho ok. detto va bene che è gratuito, anche se vengono il 50%, capisci che abbiamo un problema. E quindi che è successo? Oh, questa cosa non ci crede mai nessuno, l'ho raccontato tante volte, ma tanti pensano che sia marketing, ma invece la verità ho dovuto dividere, spaccare le liste in due, cioè spaccare i partecipanti in due liste e far diventare l'evento naturalmente di 2 giorni, quindi passa già nel 2015 da un evento di un giorno a un evento di 2 giorni. Mhm. Metà delle persone non potevano di fatto venire a seguire tutto l'evento, quindi metà il giorno prima e l'altra metà. Solo che la location che avevo scelto per il giorno prima, per il giorno dopo, diciamo, non aveva spazio il giorno prima, quindi ho dovuto di fatto splittare non solo l'evento in due parti, ma anche in due location diverse. Ci salvò, diciamo, in quel periodo l'aula Franceschini dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Ok. che ha deciso insomma di darci la sala il giorno prima. Il giorno dopo invece è stato Talent Garden, che però era non la sede, quella che l'abbiamo fatto 2 anni fa, quindi Calabiana, perché ancora non esisteva, ma Talent Garden Merano, che appunto ai tempi era una news, diciamo, sul territorio milanese. E quindi già lì, capito, poi io pensavo, ho detto adesso la cosa bella anche da dire, pensavo che sui social mi avrebbero distrutto, pensavo no, che l'outcome non sarebbe stato positivo, e invece poi di fatto è andato benissimo, nel senso che anche quell'anno siamo entrati nei trending topic nazionali di Twitter per tutto il tempo, per totale 2 giorni, quindi c'è stato grande supporto da parte della rete. Nel 2016 diventa impresa, però anche lì è stata una sfida, perché io non sapevo come sarebbe andato, cioè sei dato sempre qualcosa gratuitamente, e no, poi a un certo punto la fai pagare, non sai come le persone possono reagire, e invece è andato tutto benissimo anche lì, abbiamo sold out un mese prima dell'evento, poi ci sarebbero tante altre cose da dire, ma comunque sto cercando di Cavolo, brevemente di già arrivare. ci stai riempiendo di informazioni. Io non ti ho voluto interrompere perché comunque era bello seguire tutto il filo della Sì. storia, però mi hai dato poi anche tantissimi spunti. Intanto saluto tutti gli altri che si stanno connettendo. Marco ti saluta, si No, stanno beh, ciao, connettendo ciao. Ma adesso. siamo dentro, dove siamo? È che io non riesco, siamo sulla no, non siamo sulla pagina Facebook, siamo No, dentro gruppo il vostro privato, è un gruppo. gruppo privato adesso. Dopo magari ti Mi faccio aggiungi vedere. così. Esatto. Allora, Sì. cavolo, un successo inaspettato, già da un anno all'altro, insomma, quindi anche in termini di numeri, il primo anno, quante persone hanno partecipato? 150, 150 150 persone. il primo anno, il Il secondo secondo, tu il con una secondo erano 600, il 600 con una sala di terzo. 190. Esatto, il terzo l'abbiamo fatti alla fine 700 e qualcosa, con tutto che appunto era a pagamento, ma anche lì abbiamo chiuso le vendite un mese prima dell'evento, quindi di fatto ne abbiamo potuto fare anche di più. E l'ulteriore salto succede invece nel 2017, quando da solo Social Media Day diventa anche Digital Innovation Days, quindi di fatto sì, cioè dalla 2 giorni diventa una 3 giorni, quindi c'è un Mhm. ulteriore giorno aggiunto, e anche le tematiche sono cambiate, nel senso che non si parla più, noi non parliamo più di social media marketing soltanto già appunto dall'edizione 2016 già un po', ma il 2017 è stato quello che proprio ci ha posizionati come dire, centro nevralgico lato proprio innovazione a 360 gradi, perché abbiamo parlato di chatbot, di blockchain, di artificial intelligence, di IoT, Mm. e ti parlo già nel 2017. Quest'anno abbiamo ancora parlato di blockchain e quant'altro, però per dirti di solito anticipiamo comunque anche i trend, no? Di cui si continuerà a parlare negli anni a venire. Quindi l'ulteriore salto è stato fatto già nel 2017 e abbiamo fatto 1160 partecipanti, anche in questo caso sold out un mese prima dell'evento, e anche in questo caso grande successo grande supporto da parte della rete, nel senso che è stato addirittura l'evento più twittato dell'anno. Quindi Fantastico, un successo mica da niente. questo Cavolo, poi pazzesco. allora ci fai capire che tu sei, intanto la cosa fondamentale che ci fai capire è che il successo dell'evento non era dovuto al fatto che fosse gratuito, in quanto pur avendolo messo a pagamento i numeri sono incrementati, quindi il discorso del gratis non regge. No, anche Poi, perché credo che sia anche questa, diciamo, una piccola tip di marketing, cioè io credo che fare qualcosa di non a pagamento ovviamente non dà il valore anche giusto, no, mm, all'evento stesso, al prodotto stesso, perché la gente magari dice vabbè è gratis, allora non è, no, qualcosa di veramente, che ha veramente valore, no? A volte
viene anche recepito non sempre positivamente il fatto che sia gratis, anche da un punto di vista del posizionamento. Mhm. Certo, quindi questo intanto è un discorso fondamentale da dire. Poi un'altra cosa molto molto interessante che ci hai detto è che quindi tu sei partita con un vertical, hai deciso di specializzarti in social media, adesso invece stai spaziando molto di più. Sì, e per questo c'è un motivo ben preciso, nel senso che Mm, diciamo che anche il target dell'evento si è molto evoluto in questi anni, nel senso che siamo passati da un target che era, se vogliamo dire, molto freelance, molto liberi professionisti, a un target più ampio che va ad abbracciare anche proprio i professionisti, anche come dire, più grandi o più senior, no? Cioè si è alzato proprio anche il livello di contenuto, e questo vuol dire che per un marketing manager, un marketing director, sentire soltanto, diciamo, o sapere come funzionano i social media non è proprio fondamentale nel proprio lavoro di tutti i giorni, perché i social media sono solo una parte di quella che è la esatto, strategia digitale, mentre certo. chiaramente è più interessante invece capire che cosa succede da un punto di vista di strategia digital a 360 gradi, Mm. quindi la digital transformation da un punto di vista tecnologico, le strategie digitali che comprendono anche tutto il discorso della user experience, il sito, come si porta il traffico al sito, l'e-commerce, come va gestito, no? Cioè ci sono tutta una serie di altre cose che fanno parte del mondo digitale ma che non sono legate ai social media, e quindi io ho voluto dare, come dire, anche spazio a come dire, uno viene, dice 3 giorni, mi posso vedere tutta la strategia che io ho, tutte le cose che potenzialmente posso applicare al Anche, di là del social media stesso. E lo stesso riguarda il discorso di innovazione e il mondo startup, perché comunque anche far mm, incontrare le start-up, le idee nuove con i professionisti che magari invece hanno fatto tanti anni d'azienda, cioè dare questo mix, ho notato che funziona perché dalla startup tu puoi prendere anche l'ispirazione o hai l'idea fresca, l'idea nuova, no? Che comunque ti può ispirare. Allo stesso tempo per lo startup è positivo perché può invece appunto fare networking o raggiungere promuoversi anche. rappresentanti, no, di livello alto di grandi aziende come sono quelle che di solito partecipano. Certo, Quindi, quindi si parla anche quindi di quelli che sono i trend, di quello che è il processo di digitalizzazione comunque. E sì, che comprende tanti fattori, cioè non comprende solo i social media o sapere utilizzare i social media, comprende appunto tutto un discorso di web design, comprende discorso traffico, Google AdWords, advertising, mm, sì, remarketing, cioè c'è veramente tanto in più, parte anche tecnologica, perché tu devi pensare che alcune modifiche, quando si parla di digital transformation, cosa vuol dire? Cioè vuol dire qualcosa che è molto lontano se vuoi dai social media, cioè vuol dire trasformazione digitale, vuol dire anche cambiare i processi interni a un'azienda, cambiare gli strumenti che un'azienda usa, e questo vuol dire capire anche cosa vuol dire il cambiamento tecnologico, l'impatto tecnologico che ci può essere sulle strategie, no? mhm, certo, Ad quindi esempio, ti faccio un esempio, ad esempio lato blockchain, cioè si parla tanto di blockchain, ma quasi tutti parlano di blockchain legata al discorso criptovalute, no? Però in mhm, realtà la blockchain è una tecnologia che può essere c'è tanto applicata in altro. mille altre aree, però molte persone non lo sanno perché chiaramente è ancora nuova come tecnologia, quindi anche in questo senso noi vogliamo essere di ispirazione anche e di formazione anche per queste cose qui, che poi diventano fondamentali se qualcuno veramente vuole come dire, innovarsi. Certo, quindi partendo da un vertical preciso, adesso invece affrontate tutta quella che è la digitalizzazione a 360 gradi. Esatto, Ora, esatto. in termini di numeri, sicuramente abbiamo capito qual è stato il successo e la risposta. Ora vorrei capire quali sono i feedback anche che hai ricevuto. Si sentono davvero cambiate le persone che hanno tenuto parte a questo evento? Cosa ti hanno detto? Qual è stata la risposta poi? Ma assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo ricevuto veramente tantissimi feedback positivi, io sono inondata di messaggi, nel senso che veramente ancora oggi stavo rispondendo a messaggi di 2 settimane fa perché ovviamente non sono riuscita a rispondere a tutti. I nostri, ti posso dire anche live, la media diciamo dei nostri questionari, perché ovviamente abbiamo fatto dei questionari insomma, che chiedono alle persone feedback, ma adesso ti dico live quella che è la media, se non erro era 8.5 fino a stamattina, hanno risposto in quasi 100, non tantissimi rispetto ai 1.400 partecipanti, però
diciamo che i voti sono tutti alti, sì, 8.5, ti confermo 8.5. 8.5, Quindi quindi comunque un trend molto positivo. Intanto sì, saluto sì, sì. Alessandro che ti sta salutando, Gabriele che si è appena Ah, no. connesso, quindi Ciao. ehm, Non so, infatti magari ci sono tante persone che mi conoscono, infatti loro magari possono anche commentare, voglio dire, anche il lato loro, non c- fatevi problemi, insomma, se volete. sicuramente ci sarà qualcuno che è anche venuto all'evento stesso qualche giorno Certo, fa ormai. sicuramente, Ehm, sicuramente. Poi vabbè sì, qualche feedback ovviamente tra virgolette negativo, comunque room of improvement l'abbiamo ovviamente ricevuto perché non siamo perfetti, nel senso che ci sono stati oggettivamente dei ritardi, specialmente all'ultima giornata e vabbè questo diciamo negli eventi spesso può capitare, anzi noi con tutta la line-up di 150 relatori mi sento di dire che siamo stati pure abbastanza bravi, sono stati dei eventi anche oltreoceano che non erano così precisi come noi, però vabbè, prendiamo diciamo il feedback. E l'altra cosa è anche che chiaramente diciamo ci sono state anche molte testimonianze aziendali, quindi chiaramente la testimonianza aziendale se vuoi ha un taglio ovviamente un po' diverso rispetto a quello che può dare normalmente il freelance, però diciamo certo. che questo è stato parte anche del successo dell'evento, nel senso che appunto io sono molto per pro azienda, nel senso che penso che le aziende, insomma, se uno diventa retail director o marketing director di aziende grosse vuol dire che è un personaggio che qualcosa sa, quindi Mica da niente, insomma. mi sembra giusto, insomma, mi insegnerai tu che stai in Google, per me è stata la stessa cosa in tutte le aziende, anche qui a Londra, che insomma per entrare in queste aziende bisogna fare tanti colloqui e dimostrare di essere molto bravi, quindi mi viene da Sì. dire che sono eccellenze quelle che portiamo sul palco. No, infatti, quindi date tantissimo valore, questo indubbiamente, soprattutto se ricevete feedback positivi da personaggi di questo tipo. Diciamo che il bagaglio che fornite in termini di knowledge, di esperienza, comunque è indiscutibile. Beh, quindi numeri stratosferici, un successo che non ti aspettavi, no? Ci hai detto. Come hai fatto, no, a gestire questo flusso, questa domanda di questo interesse, grande interesse che c'è stato? Ma devo dire che come l'altra cosa, insomma, è bella di questo progetto è che, come ho sempre detto, questo è veramente l'evento delle persone, nel senso che diciamo non avrei mai potuto né psicologicamente né fisicamente raggiungere questi obiettivi se non avessi avuto il supporto del mio team Mm, e di tutti gli ambassador e tutte le persone che anche solo con un contatto, con una parola di conforto, con un commento, con una condivisione hanno fatto sì che questo progetto diventasse quello che è oggi, nel senso che veramente c'è stato un supporto, un aiuto da parte delle persone che è veramente una cosa pazzesca e io stessa a volte mi stupisco nel senso che dico siete fantastici, senza di voi veramente non ce l'avrei fatta, anche perché in tanti momenti, sai, io sono anche una donna, quindi comunque essere donna imprenditrice anche si porta dietro tanti problemi, no? Nel senso non è facile sicuramente per noi perché siamo ancora poche in questo mondo e in più non nego che insomma ho ricevuto tantissimi attacchi in questi anni da parte ok. di competitor o comunque di gente che non si è comportata benissimo nel mio cammino Come e hai quindi gestito? il Come hai motivo gestito queste situazioni anche? ma allora diciamo che io sono una persona molto determinata e sono, come dico sempre, un po' dura a morire, sono un po' Highlander in questo senso, nel senso che posso andare vicino alla morte, ma non muoio mai poi alla fine, no? Cioè nel senso che riesco sempre poi a trovare un modo per Per risolvere, tirarti fuori. sì, per mantenere comunque l'equilibrio fermo e risolvere il tutto. E poi penso che c'è un grande insegnamento, diciamo, che mi porto a casa da tutta questa esperienza, che comunque il talento e la creatività, soprattutto la capacità creativa, è qualcosa che ti dà un vantaggio competitivo pazzesco, nel senso che io comunque per quanto mi possano copiare, mettere il bastone delle ruote e tutto, sono sempre stata in grado di creare. Quindi questo mi dà veramente un grande vantaggio perché quello ti permette di rispondere velocemente a qualunque tipo di attacco perché gli altri copiano ma tu crei qualcosa di ancora più grande, di ancora più nuovo, quindi vedo, cioè, questo sicuramente mi ha aiutato e poi ecco ti ripeto il team è fondamentale, il team in molti momenti anche difficili è stato sempre fermo anche loro dalla mia parte, sempre a mettersi in gioco anche loro, dire
che facciamo, no? Cioè, non c'è mai stato un atteggiamento negativo da parte loro, devo dire la verità, Questo è fondamentale. specialmente quest'ultimo team negli ultimi 2 anni, alcuni di loro veramente io spero un giorno di potergli dare delle share dell'azienda perché se lo meritano veramente. Questo è bellissimo, poi fondamentale, no? Circondarsi da persone, da un ambiente stimolante, comunque persone che in qualche modo ti spingano ad andare oltre, ad andare avanti e soprattutto ti influenzino in maniera positiva. Il team poi è nato in una fase successiva, no? Perché tu ci hai detto che l'idea ti è venuta partendo da un bisogno tuo in qualche modo, nel senso tu andavi sempre a vedere gli eventi all'estero legati al mondo digital, quindi ti sei chiesta, ma perché non farlo in Italia? È interessante quindi anche capire, soprattutto all'inizio, come ci hai detto, che lo facevi come side job, no? Come... Sì, sì, beh, non solo all'inizio, caro, io l'ho fatto come side job fino all'anno scorso, quindi per quattro Ah, lunghi ok, anni. quindi proprio fino all'ultimo ormai, fino a che... Ecco, come... 4 lunghi anni. Ecco, siccome ci stanno seguendo tantissimi imprenditori, tra l'altro, che hanno tante idee magari o vogliono lanciare qualcosa e non, c'è sempre, no, questa paura del cosa faccio? Mollo il mio lavoro e mi dedico a quello che a quello che voglio fare oppure inizio a farlo a lato il weekend, nel tempo libero, dopo lavoro, portarlo avanti e poi vedo cosa succede. Ecco, che consigli, tra l'altro è una domanda che ti hanno fatto, che consigli senti di dare, no, a chi ha queste idee? Come hai gestito tu questa situazione, questo rapporto, diciamo? Ma allora questa è una bellissima domanda, è una domanda veramente molto azzeccata. Eh, Ma allora il tema è, dipende molto dalle situazioni di ognuno. Secondo me non c'è una formula giusta e una sbagliata. Questo che vuol dire? Nel senso che allora è ovvio che se uno si dedica 120% del tempo ad una cosa, accelera il processo di questa cosa di crescere, ok? mhm, Quindi io ti direi di base ci sta che sarebbe meglio non farlo come side, sarebbe meglio dire mi dedico, no, a questa cosa qua per 1 anno, 100%. 2 anni, 100%, perché questo ti fa accelerare i processi. Allo stesso tempo però ognuno di Mm, noi ha una storia, ognuno di noi ha dei bisogni, parliamoci chiaro, bisogna essere anche realisti, cioè o uno si può permettere di stare 2 anni, 3 anni senza guadagnare, perché comunque le imprese, nessuna impresa guadagna dal giorno uno, quindi certo. per costruire qualcosa, cioè ancora noi siamo profittevoli, ma per esempio io non ho la possibilità per esempio di assumere full time col tempo indeterminato le persone, no? Cosa che invece mi piacerebbe poter fare, ho bisogno di un Mhm. aumento di capitale per fare questo. Quindi ti voglio dire, bisogna valutare un po' qual è la situazione di ognuno. Fallo come side job da una parte anche positivo perché come dire, ti fa stare un po' più tranquillo, col cuore un po' più tranquillo, di dire vabbè ma io non sto perdendo niente, però bisogna avere in questo caso, se si sceglie questa opzione B, bisogna avere una grande, grande ragazzi forza di volontà, perché per me è stato un sacrificio enorme, cioè su questo io lo dico, cioè è stato un sacrificio enorme ed è ancora un sacrificio enorme, nel senso che io ormai negli ultimi 2 anni faccio fatica a ricordarmi un weekend in cui non ho lavorato, ok? O una sera in cui non ho lavorato, o Fantastico. periodi in cui ho staccato 2 o 3 settimane. Questo non esiste, si lavora in vacanza, anche perché vabbè, questo anche se lo fai full time, cioè gli imprenditori lavorano sempre, questo è così, però ecco, bisogna avere la capacità, bisogna veramente amare il proprio progetto e anche essere pronti, su questo bisogna essere realisti, anche essere pronti a mettere da parte la propria vita sociale, in alcuni casi la propria vita privata, se ci si crede veramente, perché il lavoro è tanto all'inizio, se si vuole costruire Mm. qualcosa che poi va è successo, bisogna lavorare Vabbè, lì tanto. E secondo sono me questo è un po' un drive che in Italia un po' manca, tanti si arrendono troppo presto o presto. comunque sì, fanno più fatica secondo me in Italia, mentre se si va in Silicon Valley troverete gente che alle 7 c'è il coprifuoco e tutti stanno lì a fare il codice ancora fino a mezzanotte e l'una, cioè non si va Lì alle feste. questione poi di scelte, di forza di volontà e di credere, no? Come ci hai detto tu anche prima, veramente in quello che si fa, la passione, no? Che guida il progetto. Intanto saluto anche Francesco che si è appena connesso, Andrea, Marco che ci stanno seguendo. Fantastico, quindi tu l'hai portata avanti, era una cosa in cui credevi veramente, hai sacrificato tanto.
sono scelte, però ti hanno portato in ogni caso a creare un evento di questo tipo, a creare un'azienda, poi una realtà di questo tipo. Tra l'altro poi che lavoro stavi facendo mentre stavi portando avanti No, io ho quest'idea? sempre fatto il marketing, io sono di fatto infatti un'eroina anche per questo, nel Mm. senso che io ho sempre fatto il marketing manager, cioè negli ultimi 10 anni, 12 anni sono manager dal 2008 e quindi di fatto avevo un bel lavoro che anche mi piaceva ed ero anche ben pagata perché comunque a Londra insomma diciamo che viene anche abbastanza ben pagato, quindi di fatto mi sono complicata la vita, non avevo necessità di dire sai odio il mio lavoro o chissà che cosa, mi sono veramente complicata l'esistenza. Detto ciò, però, perché lo dice perché lo fai? Lo fai perché la soddisfazione che provi nel vedere qualcosa di tuo realizzato, ecco, questo io, è proprio la frase che dico sempre, è la più grande soddisfazione che nessuno stipendio, nessun ruolo o nessun progetto fatto mentre lavori per gli altri può darti, no? Perché è proprio qualcosa che tu scrivi su un pezzo di carta, almeno io sono digitale su tutto, ma sulle idee anche le scrivo su un pezzo di carta, cioè vai là e lo vedi e poi dopo un anno realizzato, 2 anni realizzato e ti dà una soddisfazione che è enorme e che ripaga poi di tutte le, insomma, di tutto il sacrificio. Quindi bisogna, se si vuole nella vita dire io voglio arrivare a un punto in cui sono veramente soddisfatto, bisogna fare qualcosa di proprio, perché lavorare per gli altri, per quanto ti possa piacere il tuo lavoro, non è mai come avere qualcosa che è tuo e che senti tu e che crei tu. Certo, in questa frase si vede chiaramente la tua mentalità comunque imprenditoriale e anche la passione, no, che ci hai messo in tutto questo processo, in tutto questo percorso poi. Ti vorrei chiedere, ma secondo te tu eri marketing manager e hai creato quindi una realtà in qualche modo comunque strettamente Legale, legata al mondo del marketing. Ecco, in certo. questo percorso, quindi nel parte anche del successo di Digital Innovation Days Italy, ehm, è sicuramente, può essere, ti chiedo, legato anche al tuo passato, cioè il fatto che fossi marketing manager ti ha aiutato sia per quanto riguarda le competenze, ma anche referenze, non so, essere anche credibile di fronte agli altri quando raccontavi, spiegavi il progetto e magari erano più disposti ad ascoltarti. Beh, certo, questo assolutamente sì, anche da un punto di vista di ovviamente contatti, no? Ad esempio in Microsoft, che sono i miei ex colleghi, comunque ogni anno partecipano all'evento o uno o l'altro, ne sono venuti 3 diversi negli ultimi 3 anni, perché poi è un'azienda enorme, ci sono tante persone molto brave dentro che fanno insomma cose che a noi interessano e quindi con loro per dire c'è ancora questa relazione per cui mi supportano tantissimo, cioè uno di loro adesso addirittura la settimana scorsa ha donato perché ho lanciato una campagna di crowdfunding su Facebook, tra l'altro se volete donare cercate l'hashtag I Stand for Innovation e troverete il nostro crowdfunding che però non è legato strettamente all'evento ma è legato a supportare me e altri progetti legati all'innovazione in Italia che voglio sviluppare e che sono ancora tra virgolette nella mia testa, quindi Oh, se ci quindi credete c'è insomma fatelo, però tanta. insomma sicuramente sì, il network sì, la credibilità sì e anche le competenze sì, ecco su questo mi sento di dire che e ho tanti difetti ma so fare molto bene il mio lavoro e quindi questo, le competenze che avevo, le conoscenze che avevo mi hanno portato ad applicare strategie che ho operato prima in azienda, quindi ho imparato veramente tanto in azienda, ad esempio io ho lanciato Windows 8, cioè ho realizzato le campagne di lancio di Windows 8 dell'Office 2013 back in Mm. time, quindi sono tutte strategie e cose di altissimo livello che ho imparato e che poi ovviamente ho applicato all'interno della mia vita da imprenditrice, quindi Certo. fare azienda serve, fidatevi di me, io non sono molto per dire l'azienda non serve, l'azienda serve, almeno 5, 6, 7 anni bisogna formarsi bene prima di andare da soli, secondo me, poi Ok, assolutamente questo è un consiglio che prendiamo, che io tra l'altro personalmente condivido, poi anche per avere sia sviluppare un certo network, come hai detto tu, ma anche competenze ovviamente, ma anche una struttura, no? Nel procedere, nel fare le cose che immagino poi ti abbia anche aiutato nel anche solo soft skills come dividere il lavoro, organizzare il lavoro, un next certo, step come certo. un plan to proceed, insomma.
tutto Sì, questo poi tipo. anche una parola importante, molto importante che mi sento di voler citare è umiltà, nel senso che trovo che nel mondo freelance, adesso mi tireranno le cose chi mi sta ascoltando, però trovo che nel mondo freelance in Italia ci sia a volte troppa arroganza, no? Nel senso che tutti che si sentono talmente bravi da non dover lavorare per nessuno o da fare i figli perché non hanno mai lavorato per nessuno, no? Ma secondo me non funziona tanto così, cioè nel senso sicuramente c'è gente brava anche se non ha fatto 10 anni d'azienda, però è anche vero che bisogna avere anche l'umiltà di saper stare dentro un contesto aziendale, di avere un capo o comunque altre persone che di fatto ti non giudicano ma ti fanno crescere, no? Cioè che capiscono veramente il tuo talento e che ti danno i crediti del tuo talento e che ti danno responsabilità gradualmente guadagnandotelo, non so come dire, quindi Mhm. anche questo diciamo è una cosa secondo me importante da imparare, cioè l'umiltà è molto importante nel nostro, cioè in qualunque lavoro, ma anche essere imprenditori umili credo che poi porti lontano, quindi chi lavora per sé va bene, però insomma siate comunque umili. Umili, e poi un'altra cosa che poi dimmi se condividi è anche il discorso dei risultati, cioè fare vedere in termini concreti, io mi sto vedendo così perché comunque so il mio lavoro, ho portato dei numeri, ho portato dei risultati, quindi nel senso non sono proprio l'ultimo arrivato nel No, mercato. esatto, insomma, poi voglio dire, in azienda appunto si fanno tanti colloqui per entrare, si fa tanta fatica per riuscire a salire, per riuscire a diventare manager, perché non è che diventi manager così e devi Mm. dimostrare di poterlo fare. C'è qualcuno più senior di te che ha deciso che tu puoi farlo, mentre nel mondo, diciamo, freelance un po' tutti, specialmente in Italia, si danno le job title da soli, dove sono head of qualunque cosa, però chi l'ha deciso non si capisce, no? Quindi Si sono cioè, secondo autoproclamati. me sì, ci si autoproclama, è facile con la partita IVA perché tanto nessuno ti giudica, però in realtà in azienda no, cioè alcuni ruoli te li devi guadagnare, devi dimostrare di poter essere manager o director o no, qualunque tipo di responsabilità o anche aumento di stipendio in più. È anche vero che il freelance sicuramente lavora con i propri clienti, quindi fa cioè anche il proprio cliente è comunque una persona che ovviamente giudica il lavoro che fai, quindi ti dà credito assolutamente, però trovo anche che lavorare non so, senza appunto offendere nessuno, però lavorare al lancio di, che ne so, o gestire i social del fioraio, no, invento, la butto così, del fioraio dell'estetista, ovviamente non sia proprio la stessa cosa che gestire campagne no, su larga scala, su magari 700 punti vendita sul territorio nazionale o lanci di prodotti importanti, cioè che hanno una valenza globale, credo che sia un po' diverso, Le quindi responsabilità anche sono un pochettino diverse. nel senso, se sbagli una roba, no, copi su Facebook della pagina del negozio sotto casa, magari il cliente si arrabbia, però non succede niente. Se Uno. sbagli quello che va magari su 1000 punti vendita, ripeto, sul territorio nazionale, come è capitato a me, no, cioè non che fortunatamente non ho sbagliato, ma comunque avevo questa responsabilità, cioè io andavo nei negozi e vedevo le campagne che avevo fatto io, quindi se lì poi ci sono errori o anche legalmente ti dimentichi anche l'asterisco, la minima cosa, è un problema, no? Quindi anche questo, comunque anche la gestione dei budget, no? Cioè il marketing manager e il marketing director hanno la responsabilità di grosse fette di soldi dell'azienda, quindi quando usano questi soldi, scelgono di usare questi soldi, mettono le loro decisioni, le loro idee per usare questi soldi e questo va poi giustificato da dei risultati. Se i risultati non li porti è difficile che tu possa tenere il tuo posto di lavoro, quindi anche questo, no? Cioè, secondo me l'azienda serve anche per questo, per imparare a prendere decisioni giuste, a gestire i soldi degli altri prima di gestire i propri, perché sai, quando poi c'hai la tua azienda gestisci i propri ed è un Lì pochino più pericoloso, no? magari sei Da anche più fare. attenta nel fare errori o meno. Comunque sì, si vede che l'esperienza corporate ti ha dato un certo expertise, una certa solidità anche e sicurezza, immagino, poi nelle tue competenze e Assolutamente sì. capacità. Ottimo, Assolutamente. fantastico. Ehm, Poi succede che molli il tuo lavoro, lasci un lavoro da marketing manager, quindi comunque ricordiamolo per chi si fosse connesso adesso, non un lavoro da niente, e ti dedichi 100% nella tua creatura. Quanto tempo fa quindi hai lasciato
Allora, l'ho fatto a maggio 2017 e poi ho avuto un breve, adesso sono rientrata diciamo in azienda quest'anno ma solo per 6 mesi, ma per un contractor role, nel senso che qui in UK c'è questa formula che si chiama contractor, che fondamentalmente sei un consulente esterno anche se un po' è come se lavorassi da dipendente, nel senso che devi andare comunque in ufficio tutti i giorni, ma lavori su dei progetti specifici, quindi di fatto sei un consulente. E questo perché? Perché comunque io lavoro come consulente anche, cioè al di là dell'evento, l'evento diciamo che il 60% del mio tempo, prende il 60% del mio tempo e il restante 40% invece lo dedico ad attività di consulenza, ad attività di speaking, nel senso che io lavoro come speaker professionista, quindi per tante realtà, e sia qua che insomma sia in Italia che anche all'estero in alcuni casi, e lavoro anche come insegnante, nel senso ho insegnato per vari progetti legati all'imprenditoria, legati al digitale, per dire Bocconi, per il Sole 24 Ore, sono stato docente Sole 24 Ore e tante altre anche realtà private, quindi divido insomma il mio tempo così, quindi questo come Certo, dire, quindi ha creato un po' tutta questa mia grande, se vuoi, azienda, dove ovviamente l'evento ha il suo peso più grande, ma insomma c'è anche il resto. E infatti per il futuro spero di poter sviluppare anche di più il resto, quindi crescere anche più, forse anche la tua agenzia, insomma poter ingrandire ancora di più le cose che si possono ecco, fare. quindi non è che lavori solo quei 3 giorni l'anno e il No, resto è vacanza, ecco. no. Ecco, siccome ci hai raccontato, ci hai nominato un po' il futuro, quali sono i progetti per il futuro, sia lato evento, sia lato Eleonora, dove ti vedi tu, cosa vuoi sviluppare, che progetti stai portando avanti? Allora, alcuni li posso dire, altri non li posso dire. Allora, Ok. quelli che posso dire, sicuramente lato evento c'è stato, appunto, abbiamo appena operato il terzo grande step, perché abbiamo detto il primo step è stato diventare a pagamento 2016, il secondo step è stato diventare digital a 360 gradi, il terzo step è avere un nome completamente, cioè non proprio completamente nuovo, nel senso che Digital Innovation Day esisteva già, ma prima era social media più Digital Innovation Day, adesso è solo Digital Innovation Day Italy con un nuovo logo e un percorso diciamo indipendente da Mashable Mm. che appunto prima Come è nato? ci ha supportato, in una visione diciamo di potenzialmente scalare il business, no? Cioè Mhm. vorrei poter essere io a dare il mio brand potenzialmente ad altre country e ad altre realtà, magari anche fare, infatti se c'è qualcuno connesso che magari vuole organizzare dei digital days nella propria città, cioè un po' in più piccolo, se così vogliamo dire, rispetto al mio, si Ecco, mette in questo contatto con me scusa, perché scusa se ti interrompo, questo può essere davvero interessante, magari poi dopo lo scriviamo anche, perché sì. sicuramente c'è qualcuno che può essere interessato. Quindi fai anche dei mini workshop o mini eventi locali? Non li abbiamo mai fatti, però sono anni che me li chiedono sempre. Ah, Un sacco di partecipanti mi hanno sempre detto: "No, ma perché almeno un mini, no, come fosse un mini evento nelle varie, insomma, locali, nelle varie hub locali, no? mhm. Proprio per evangelizzare un po' e anche per dare la possibilità magari a chi vuole contribuire o durante l'anno comunque si vuole in qualche modo incontrare anche per un discorso di network, farlo sulle varie città d'Italia ed è una cosa che non abbiamo mai veramente avuto il tempo di gestire, però quest'anno volevo capire appunto se c'erano queste opportunità, se c'era qualcuno che lo voleva fare. Noi Mm. ovviamente diamo supporto da un punto di vista del logo, dal punto di vista anche materiali, marketing che possiamo fornire, così come dire possono utilizzare la nostra immagine coordinata e allo stesso tempo anche aiutarli magari con speaker, cioè fornire diciamo tutto quello che serve per poter fare un mini Digital Innovation Day di un giorno, magari una giornata di solito nella propria città, quindi questa è una delle cose carine che magari ci piacerebbe fare, visto che ce l'hanno sempre richiesto ogni anno. Certo. E l'altra cosa, quindi insomma con rebranding diciamo che andiamo verso lo step successivo in quanto propria azienda, cioè vogliamo fare di più e quindi questa è la cosa. L'altra cosa è sicuramente appunto come dicevo anche dal punto di vista della consulenza, poter fare anche progetti più grandi con aziende più grandi, visto che in questi anni comunque ho collaborato con tante aziende anche grandi e quindi ci siamo trovati anche bene a lavorare, magari possono esserci altre opportunità, altre cose che si possono fare, quindi questo anche Tanti, fa tanti, tanti parte, programmi per il futuro. Ora sì. ritornerei un attimo al discorso di branding, perché tra l'altro è una domanda che ti hanno fatto anche dal pubblico, proprio Marco,
Sì. che dice un saluto dagli Instacosi, community partner Ah, dell'edizione appena passata, tra l'altro. certo, E, certo, come no. e ti chiede proprio se puoi un attimo argomentare di più il discorso del rebranding che abbiamo appena nominato, come ti stai muovendo, vorrebbe saperne di più, ecco. Allora, Proprio che strategia di rebranding stai mettendo in atto sull'evento? ma allora, diciamo abbiamo già comunicato a mezzo comunicato stampa e condiviso la notizia sui vari social, quindi il nostro nuovo logo, il nostro nuovo nome anche sono già presenti sui social, sul sito e quant'altro. L'ho annunciato alla fine dell'evento, quindi nel mio discorso di chiusura, proprio perché volevo ovviamente aspettare la chiusura dell'evento per poi dire ci lanciamo verso la nuova edizione con una nuova, tra virgolette, identità, anche se non è poi tanto nuova, ecco, questo invece ci ho tenuto a specificarlo nella live di ieri, nel senso che un'altra cosa che ho fatto è fare una live sul mio profilo che verrà poi ricondivisa sulla pagina ufficiale, dove ho spiegato un po' di più, diciamo, i motivi per i quali questo sta succedendo, perché alcuni, vabbè, un po' di panico, che cosa è successo? In realtà non è successo niente di chissà che, è semplicemente che anche da un punto di vista, ecco, questo può essere anche interessante per voi, anche da un punto di vista del valore dell'azienda, chiaramente l'azienda vale di più se il brand è soltanto mio, quindi se io un domani voglio prendere degli investimenti e passare la palla a degli investitori che entrano in società, voglio poter ovviamente fare il miglior deal possibile, quindi questo dà valore, ancora più valore alla mia azienda, no? Mhm. Ovviamente è una sfida, nel senso che dobbiamo vincerla, cioè non è, comunque sono sempre sfide, però diciamo sono abbastanza, cioè ci sono stati tanti feedback positivi già anche sul rebranding, tanti mi hanno detto complimenti, il logo è tanto carino, no? Cioè insomma sta piacendo, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è identità sui social, live sulla mia pagina, mail, abbiamo sparato la DEM a tutti i partecipanti dove abbiamo detto, abbiamo fatto un comunicato stampa perché abbiamo chiesto ai nostri partner, media partner, di fare il post evento, di scrivere del post evento già nominando il nuovo logo, la nuova identità e basta, questo principalmente questo. Nei prossimi mesi chiaramente insisteremo nel reiterare la cosa, ma quello che ci tengo a dire è che non cambia veramente niente, cioè di fatto abbiamo voluto allineare un po' di più anche il nome a quelli che sono i contenuti, perché Mhm. essendo che non parliamo più di social media, chiamarlo social media day mi sembrava anche riduttivo. E l'ultima cosa è che mi faceva proprio schifo, ecco, su questo diciamo che voglio essere abbastanza onesta, a me proprio non piaceva il, il logo precedente, nel senso che lo trovavo una cosa, cioè con il più in mezzo, con questo telefono che non si capiva bene rispetto all'altro. Vabbè, voi magari non siete marketing, cioè non so quanti voi sono proprio marketer o specializzati in branding, ma io che sono una purista del marketing e del branding mi uccideva un po' quel logo, quindi sono contenta di avere un refresh anche in questo Di senso, averlo un po' di cambiato. ordine e di pulizia, ecco, anche. Ottimo, intanto cioè, poi ci hai spiegato anche tutta quella che è stata la strategia di anche comunicazione, no? Di come ti sei mossa con le public relations, con i media, quindi tutto anche l'utilizzo delle tue piattaforme social. Questo quindi è come hai organizzato il rebrand. Intanto Marco, spero che la risposta sia stata soddisfacente. Tornando indietro, sono curioso di sapere, e all'inizio invece, come ti sei mossa nella promozione dell'evento? Che tipo di comunicazione hai fatto? Come sei passata dal ho quest'idea, creo il sito internet, se è, e lo faccio conoscere? No, guarda, non ci crederai, ma io la prima edizione non avevo il sito perché non avevo i Ecco, soldi per pagare manco 1000 euro di sito, non ce l'avevo perché mi ero appena trasferita in UK e come tu ben sai, questo non è un paese, come dire, che costa poco, quindi no. avevo fatto già degli investimenti e non avevo soldi. Quindi la prima edizione io l'ho fatta utilizzando Eventbrite e Facebook. Quindi avevo già ovviamente un po' di gente Ok. che mi seguiva perché io prima appunto avevo il blog e organizzavo eventi fashion su Milano, quindi comunque c'era Mhm. già un po' di seguito che avevo e un po' di contatti che comunque avevo sviluppato già negli anni a Milano, perché io ho vissuto 5 anni a Milano prima di trasferirmi in UK. Mhm. Quindi diciamo questo ha un po' aiutato, però ecco, l'unica cosa che voglio dire è che è vero che insomma abbiamo utilizzato poco, però anche dire che Facebook ai tempi era più facile, no? Cioè anche la visibilità dei post, la visibilità Visibilità organica, tu parli, no?
organica, esatto, certo. era un po' più facile, quindi in questo senso forse oggi non so quanto sarebbe facile quello, però insomma sì, abbiamo utilizzato Eventbrite e Facebook all'inizio, poi ho fatto il sito, ma non avendo i soldi nemmeno il secondo anno per il sito, l'ho fatto fare a una persona che appunto in cambio merci ha voluto fare il sito, ma quindi non era granché. 2016 non era una granché neanche, c'era sempre un'altra persona che ha fatto il gratis, e però era un HTML5 addirittura, quindi cioè era proprio una roba. Quindi il salto vero del sito l'abbiamo fatto nel 2017, quando il nostro attuale CTO, che insomma saluto, che è Emanuele Accardo, bravissimo, ha sposato lui la causa e quindi è entrato nel team e ci ha fatto questo sito che comunque non è perfetto, perché anche lì non abbiamo grandi budget, ma comunque fa il suo, insomma, È e entrato in quindi causa dicendo: "Oh, parlate di digital, non potete non avere una presenza digitale, insomma." esatto, però è vero che abbiamo anche sfruttato, ecco, questo forse è stato anche chiave, abbiamo anche sfruttato molto i social media, ecco, quindi in questo senso mi sento di dare una stella ai social media che, sai, i miei profili sono la crescita, diciamo, del mio personal branding, del seguito sui miei profili è aumentato tantissimo in questi anni, e quindi questo ovviamente ha aiutato, no? Perché molta gente segue me e poi di conseguenza segue l'evento, tant'è vero che fino a, ti dico, un anno e mezzo fa, quando Mhm. andavo in giro a fare tutti i miei interviste o comunque speech e quant'altro, la prima domanda che facevo, dicevo: quanti di voi conoscono l'evento, quanti di voi conoscono me? La maggior parte della gente conosceva me in più Ok, dell'evento, invece negli ultimi 6-7 mesi molte volte dicevo: conoscete l'evento? Sì. Conoscete me? No. Quindi vuol dire che, come dire, il brand ha iniziato effettivamente forse ad essere forte abbastanza, e allora è stato lì, ho voluto, anche lì ho pensato di fare lo switch, perché ho detto: se sta diventando così forte forse è meglio dargli un'identità un pochino più sua, però ecco, questo per dire che sicuramente il mio personal branding, i miei social media, tutte le attività che io ho fatto in questi anni, tipo organizzare gli Startup Machine Workshop, il fare il mentor in tante altre startup weekend o altre iniziative legate al digital e all'imprenditoria, ha sicuramente aiutato, tutte le interviste che mi sono state fatte, non mhm. solo per parlare dell'evento, ma anche per parlare appunto di me, della mia carriera, di quello che succede all'estero rispetto all'Italia. Insomma, sono stata, diciamo, opinion leader, se così vogliamo dire, in tanti momenti, e questo ci ha aiutato ad aumentare il traffico in maniera organica sui miei social e di conseguenza sull'evento. Ottimo, poi molto interessante davvero il discorso anche sia del personal brand, di come sia cambiato il processo, quindi vuol dire che c'è stato un lavoro comunque dietro, e sia soprattutto che l'evento abbia avuto tutto questo successo, parlasse di digital pur non avendo comunque una presenza lato sito, una cosa che magari uno può dire, vabbè, senza sito non può andare da nessuna parte, e invece ha dimostrato proprio il contrario, quindi vuol dire in qualche modo, cioè cos'è secondo te che ha spinto le persone a fidarsi, a comunque credere in questo evento, ehm, nonostante la Ma secondo comunicazione? me sì, ma secondo me sono un po' due fattori forse Mm, principali. Uno, che sicuramente molte persone si fidano di me, io credo di avere raggiunto un livello mm, di credibilità, diciamo, in questo senso, nel senso che ho dimostrato ampiamente che quando dico che faccio una cosa poi la faccio, quindi su questo penso che le persone si fidino, quindi molta fiducia nei miei confronti. E l'altra cosa è chiaramente il programma, nel senso io sono sempre riuscita a mettere insieme un programma anche molto unico nel suo genere, quindi sai, vengono da me e trovano delle personalità che non troverebbero, cioè difficilmente trovano in altri eventi e che forse troverebbero soltanto all'estero, quindi questo anche ha reso l'evento, perché poi alla fine la quindi la gente qualità anche. sì, sì, la qualità e anche il fatto, cioè come dire, noi un'altra cosa che abbiamo detto in un comunicato stampa qualche mese fa, noi parliamo di rivoluzione, ma le rivoluzioni le facciamo, perché se tu vai a vedere tutte le attività, anche solo social, che facciamo sui nostri canali, cioè tipo campagne in cui abbiamo fatto la 30 giugno challenge, abbiamo lanciato questa challenge entro il Mhm. 30 giugno dovevamo raggiungere un certo numero di ticket venduti, abbiamo mosso la rete, smosso tutti, cioè è stato un delirio sul web già il 30 giugno, a 4 mesi dall'evento, perché tutti si sono impegnati a farci raggiungere l'obiettivo, no? Quindi l'altra chiave forse è anche community, ecco, la Ok, forza della community, che diventa secondo me anche molto più forte di un semplice sito, perché quando c'è la community
che è forte, che ci crede, che sta lì con te, puoi raggiungere veramente dei risultati che non ti aspettavi. Quindi su questo, infatti in questo ho molta fiducia anche per quanto riguarda il nostro futuro, nel senso che voglio credere che la nostra community resterà sempre fedele a noi e È si continuerà a fantastico, ma fidare di noi. com'è nata poi questa community? Cioè, come sei passata da un follower, diciamo, a 100 true fans? Ma allora è stato un discorso di, credo, condivisione di valori, di contenuti, di articoli, di anche un po' di tutta la storia di quello che succede, perché io dico, racconto tanto così come sto raccontando a voi, noi raccontiamo tanto di quello che è il backstage dell'evento, cioè io faccio live, adesso ho fatto la live ieri per il discorso del rebranding, ma ne ho fatte tante altre durante l'anno dove davo gli aggiornamenti, dicevo allora ragazzi abbiamo preso questo nuovo speaker, abbiamo raggiunto questo business, abbiamo questo altro obiettivo, cioè ho sempre reso la community parte proprio dell'evento stesso, e questo secondo me piace molto alle persone perché in qualche modo si sentono anche loro nel loro piccolo parte del progetto, no? E Coinvolte? infatti qui c'è stata gente che mi ha trovato grafici quando mi servivano, che mi ha trovato sponsor quando mi servivano, cioè non so come dire, credo che molte persone si sentano parte dell'evento, e questo è stato chiave, molto più del sito, delle immagini, non è tanto quello, è più il messaggio che noi diamo e che le persone recepiscono. Quindi meno la forma e più il contenuto. Sì, sì. Ottimo. Un'altra domanda che ti fanno è che tipo di speaker ci sono all'evento e soprattutto come tu fai a ingaggiare questo tipo di speaker? Ma allora vengono un po' da candidature spontanee, un po' da passaggi di contatti miei che hanno amici e quindi passano, un po' di contatti miei vecchi che appunto negli anni ho sviluppato, un po' sono io che proattivamente magari mi vado a cercare alcune personalità che so che hanno fatto delle cose interessanti e quindi possono funzionare, quindi mi propongo io, dico ma vorresti venire, no, parlare al mio evento, e quindi faccio tutto un lavoro di ricerca che in realtà è molto lungo perché quella è la parte, in realtà quella è la parte più tosta e più difficile di tutto l'evento. Infatti tanti mi dicono la vendita, io dico ma guardate ragazzi che quando io arrivo alla vendita io sto benissimo, mi diverto, non è la vendita che è il problema, Si è vende da tutto. solo ormai. Immagina che l'anno scorso per me costruire quel programma che era un mostro, quel programma di 150 speaker su 3 sale in contemporanea, cioè io ci ho messo 6 mesi full time di lavoro, 6 mesi, cioè da novembre a tutto marzo per riuscire a crearla. Quindi è veramente un lavorone lungo, per questo dico, dal di fuori a volte sembra facile, no? Uno dice metto 3 persone su un palco, ma in realtà quando devi fare un lavoro di qualità ci vuole tempo perché con ciascun relatore bisogna fare conference call, bisogna studiare bene che cosa ti possono dare. Io partecipo molto attivamente alla costruzione del programma, nel senso sono io che chiedo e so quello che voglio che le persone mi dicano e vengano a portare, no? Quindi Mhm. questo anche mi dà assolutamente un vantaggio competitivo proprio perché sono competenze che io ho e bisogna vedere se gli altri ce l'hanno. Quindi. Certo, assolutamente. Grazie mille allora anche per questa risposta. Visto che comunque ci stiamo avviando verso la fine dell'ora, ti Certo. voglio fare un'ultima domanda che poi ne aprirà tante altre. Cosa ti piace di più e cosa di meno del tuo lavoro? Allora, la parte che mi piace di più è sicuramente la parte creativa e la parte di relazione, nel senso che io sono una molto social in realtà, nel senso che tutta la mia passione per i social media è nata nel lontano 2006 quando volevo mantenere i contatti con una serie di amici che avevo all'estero. Questo è stato il motivo per cui nel 2006 apro Facebook e mi è sempre molto piaciuto, come dire, è sempre stata una super social, quindi a fare un lavoro che mi mette a contatto con tante persone anche nuove ogni giorno è una cosa che mi piace, mi entusiasma molto, e più la parte appunto creativa. Infatti io sono laureata in legge e ho deciso di fare marketing proprio perché avevo bisogno di vedere qualcosa di creativo nel mio futuro, non riuscivo a vedermi sui libri di diritto per tutta la vita dove comunque di creativo insomma mi sembrava che C'era ci ben fosse poco. alcuni dicono no ma è comunque creativo il diritto. Sì, può darsi, però non è il tipo di creatività che piace a me, io sono una molto visual, mi piace proprio creare colori, immagini, queste cose. Quindi queste sicuramente le cose che mi piacciono di più. Le cose che mi piacciono, e poi anche il potere, cioè se parliamo di lavoro come imprenditrice, mi piace l'idea di avere potere decisionale, no?
Io in Mhm. azienda soffrivo molto il fatto di non avere mai completo potere decisionale, mentre adesso chiaramente sono io che decido e tiro le fila di tutto. Questo mi piace molto, devo ammettere che mi piace molto avere in mano il potere della decisione. Quelle che mi piacciono di meno, credo che sia un po' la mancanza, cioè un po' la difficoltà del vivere il mondo digitale italiano. Ecco, forse questo Mm, è quello che non mi piace, nel senso che trovo che il mondo digitale italiano sia un mondo complicato, un ok. mondo difficile in cui essere, non è vero, siamo tutti amici, ma non siamo tutti amici, no? Nel senso c'è molta competizione e soprattutto insomma la competenza profonda secondo me spaventa in alcuni casi, quindi si fa fatica a collaborare, ecco, si fa a Mm, volte fatica a collaborare e questo mi dispiace molto perché invece io ho uno stampo completamente diverso, anglo-americano, per cui se sono una persona sicuramente competitiva, altrimenti non starei qua insomma, a fare l'imprenditrice, a fare la dipendente, quindi mi piace la competizione, io sicuramente voglio, come dire, lead market, però allo stesso tempo credo molto nel potere della condivisione e della collaborazione, quindi che tra l'altro è una cosa che all'estero si fa tantissimo, cioè nel senso che certo. se c'è qualcuno di bravo, quello bravo, bisogna lavorarci insieme, Mhm. bisogna costruire cose insieme, bisogna unire le Il forze. concetto di team, no? E il concetto di team, ma Mm. anche proprio di relazione, cioè dire se qualcuno fa, che ne so, un evento, io non posso fare nomi, ma ci sono stati casi in cui sono nati eventi clone o eventi con l'idea di essere clone, o quantomeno a me sembravano l'idea di essere clone, poi magari sbaglio, o comunque eventi di settore che non esistevano prima di me, ecco, se così vogliamo dire. E molte volte ho avanzato la richiesta di collaborare, di lavorare insieme, no? Cioè a me avrebbe fatto solo piacere, però non ho mai ricevuto risposte positive in questo senso, perché è come se io fossi una sorta di un mostro, di mostro, Di estraneo. sì, una sorta di mostro che siccome c'è successo allora non si può lavorare con me, no? Cioè, nel senso, secondo me invece è il No, contrario, cioè, se all'estero ho è vero. successo. Questa è una cosa che condivido appieno. Tra l'altro, io vengo da una precedente esperienza in Olanda, dove lì il team è tutto, cioè proprio si fa tutto insieme, si cerca di mettere insieme quelle che sono le competenze, di creare anche quelle che possono essere situazioni di competizione positiva, no? Che ti spinge a dare di più, ad imparare da chi magari ne sa di più di te, perché poi sicuramente ci sarà un momento in cui tu sarai a insegnare a questa persona, ci sarà uno scambio di esperienze, quindi condivido appieno questo discorso. Siamo giunti alla fine dell'esperienza. Riassumendo brevemente dell'esperienza poi dell'interview, dell'intervista, brevemente quello che abbiamo visto con Eleonora, CEO e founder di Digital Innovation Days Italy, quello che è stata tutta la storia di questo evento, quanto più quella che è la storia di Eleonora, quella che è la carriera di Eleonora. Abbiamo visto come è nata questa idea, come si è evoluta e come Eleonora è stata in grado di portarla al successo, un successo se vogliamo in qualche modo anche inaspettato, e di come poi è stata in grado di gestirlo. Abbiamo anche visto qualche pillola di quelle che possono essere le esperienze future, di quello che può essere il percorso futuro e di quello che potrà essere l'evento l'anno prossimo, a cui mi auguro poi chi ci sta seguendo possa anche avere occasione di partecipare. Direi che siamo giunti alla fine. Non mi resta che salutare e ringraziare tutti quelli che si sono connessi e ringraziare ovviamente tantissimo Eleonora per il tempo e la disponibilità che ci hai dedicato. Grazie mille, un saluto a tutti, vi auguro un buon weekend. Ciao, buon weekend. Ciao ciao. Ciao!